Siamo, we ready? Hi Noel, thank you to being here with us at RTL 102.5. Ok, siamo qui con Noel Gallagher ovviamente per parlare di questo nuovo album High Flying Birds, ve l'ho già detto più volte dall'inizio del programma di Pop Around the Clock e l'occasione è ghiotta per ascoltare anche Noel che ci fa ascoltare delle canzoni ovviamente dal vivo. Ma prima di tutto noi ascoltiamo quello che è il primo singolo da High Flying Birds e lo ascoltiamo da disco, giusto per introdurvi meglio. Vi state ascoltando naturalmente in tutta Italia ed è giusto che entriate insieme a noi nel mondo di Noel Gallagher con The Death of You and Me. Ok, here we go, ci siamo. Ok, The Death of You and Me l'avete ascoltata nella versione chiaramente da disco, ma Noel è qui di fianco a me, specialmente per chi ci segue in radiovisione, si sta rendendo conto che appunto ha in mano una chitarra. So thank you again Noel to be here with us and to let the people, let the listeners to listen to some songs from your new album. High Flying Birds, let's explain to us the title and the concept of this album. The concept? Yeah. Concept is to make £1 million. Make £1 million doing good songs. Yeah. There is no concept behind making records. You just make records because that's what you do. Mm-hmm. There is no concept. Artistic concept, we can... Well, obviously in this way I was intending. Well, I make records because I can't play football. Which role? Football, midfield general. Allora, intanto la domanda è un titolo come High Flying Birds, naturalmente. Lui dice, ma qual è il concetto di questo album? Io gli ho chiesto il titolo di questo album. Lui dice, ma non c'è concetto dietro un album. In realtà io voglio solamente guadagnare $1 milione, questa è la risposta. Poi io ho chiesto giustamente, la mia domanda era artistica, che tipo di concetto artistico? Lui dice, ma in realtà io non faccio dischi con dei concetti particolari. Mi piace fare musica e farla per farla. Se avessi voluto fare altro avrei fatto il calciatore, probabilmente. In qualche modo il mediano o comunque il centravanti forse. Noel, tante sono le domande che chiaramente io ho da chiederti su questo disco e tante me ne sono preparate, però mi ha piuttosto fatto impressione il fatto che quando tu hai presentato questo disco, si sapeva che avresti presentato questo disco, hai già parlato anche di un altro progetto che era quello con gli Amorphous Androgynous che sarà pubblicato nel 2012. Come mai appunto arrivare con tutto questo materiale? When I was asking to myself why I was listening to the fact that you were just doing this album High Flying Birds, but you said nearly at the same time that you will just perform with Amorphous Androgynous with an album in the 2012. Yeah. So I was asking to myself, why is he doing, all these things together? Maybe don't make me separate Noel Gallagher from another project. Well, I had so many songs written and lying around when I decided to go back in the studio that I could have made a double album, but I don't really like double albums. They're too long and too expensive. So I decided to make 2 albums at the same time. And the one that's going to come out next year with Amorphous Androgynous it's more psychedelic rock than the High Flying Birds album. The High Flying Birds album is a bit more human and a bit more what people might expect. But I just had a lot of music lying around, so... A lot of music in your head that you want to perform. Oh, I've always got music in my head, yeah, all the time. Allora, praticamente gli ho chiesto questa cosa perché mi erano arrivate poi sapendo che ci sarebbe stato Noel Gallagher, molti messaggi in questo senso. Quando lui presentò High Flying Birds in Inghilterra, quando si seppe insomma che sarebbe uscito con questo album, in realtà poi insieme a quest'album lui parlò del fatto che nel 2012 sarebbe uscito con un altro album, con una formazione, gli Amorphous Androgynous, quindi praticamente mettendo un album quasi insieme all'altro, perché di fatto esce a fine settembre un disco e poi già nel 2012 il prossimo. Ci sono un sacco di canzoni nella mia testa, parecchie canzoni che io ne scrivo sempre tantissime, e quindi volevo fare questo progetto. C'è da dire una cosa, che forse High Flying Birds è più umano, è un disco più vicino a me, alle cose che faccio, mentre invece quello con gli Amorphous Androgynous sarà un disco più psichedelico, un disco più particolare. Certo gli ho detto io che effettivamente hai veramente tante cose, hai tante canzoni in testa, ne scrivi sempre tante, ne ho sempre scritte tante e fortunatamente me ne vengono anche tante abbastanza facilmente. Io allora farei una bella cosa, magari così mettiamo a posto il microfono mio, ascoltiamo una canzone da
da questo High Flying Birds, di quelle che appunto ci farà ascoltare in maniera acustica, e io trovo che sia una delle più belle, perlomeno che ho avuto modo di ascoltare, anche perché dicevo prima a Noel c'è un pezzo, una strofa, una linea di questo testo che mi ha parecchio colpito. In If I Had a Gun, questo è il titolo della canzone, se avessi una pistola, I shoot a hole into the sun, se avessi una pistola sparerei e farei un buco dentro il sole. E poi c'è naturalmente l'altro testo da ascoltare. Se capite un po' l'inglese fatelo, perché è molto molto bella. So Noel, if it's possible to listen to this acoustic version, If I Have a Gun. Yes, why not? That's why we're here, I suppose. If I had a gun, I'd shoot a hole into the sun, and love would burn this city down for you. If I had the time, I'd stop the world and make you mine, and every day would stay the same with you. Give you back a dream, I'll show you now what might have been, if all the tears you cry would fade away. I'll be by your side when they come to say goodbye. We will live to fight another day. Excuse me if I spoke too soon. My eyes have always followed you around the room, 'cause you're the only God that I will ever need. I'm holding on, I'm waiting for the moment to find me. I didn't speak too soon. My eyes have always followed you around the room, 'cause you're the only God that I will ever need. I'm holding on, I'm waiting for the moment for my heart to be unbroken by the sea. So let me fly you to the moon. My eyes have always followed you around the room, 'cause you're the only God that I will ever need. I'm holding on, I'm waiting for the moment to find me. Burn this city down for you. We have some guys here to follow the interview, and there is a guy that would like to have, vieni qua, to have, if it's possible, an answer about a question. And the question, about a question? Yes. Wow. And the question is about almost soccer. Ok. Allora, no, io ti volevo chiedere qual era
Parlo in italiano e poi in inglese. Il tuo rapporto comunque tra la musica, e io so che sei un grande fan del Manchester City, e la tua squadra, comunque se tu hai questo rapporto tra il football e la musica, se c'è un legame tra queste due cose che fai, che sono le tue passioni, penso. You know that you love soccer a lot, so you would like to know if there are some connection between soccer and music, between your love for soccer, your love for sports, let's say, and the music. There are some connection. It's a curiosity. Well, yeah, I guess you get to play music in front of a large crowd, and football is played in front of a large crowd. But to me, they're the two things I love most in the world. I mean, apart from my wife and children, you know, of course. But they're the two things I spend most of my time doing. If I'm not playing music, I'm watching football, you know. But and it's a very working class thing in all over Europe, you know. And I was working class once. Allora, intanto lui si ritiene una persona assolutamente normale, una persona non un VIP, dice appunto lui è un working class man, dice sono una persona normale, e una delle cose più normali che si fanno in tutta Europa è quella di guardare il calcio. Lui dice se non suono io guardo partite di pallone, guardo il football perché è la cosa che amo di più, certo dice no, amo naturalmente molto di più mia moglie e i bambini, ma queste sono un'altra cosa, però a parte la musica evidentemente il calcio è la cosa che amo di più. Lui è un fan del Manchester come sapete, ma al di là di questo un'altra cosa molto importante è che riguarda il fatto che probabilmente la nuance fra musica e calcio è che tutte e due le cose si fanno di fronte a un bel numero di persone, quindi probabilmente forse la nuance che trova di più è questa. Altre domande che mi sono arrivate, chiaramente sono anche frutto della mia curiosità, conoscendoti e conoscendo la musica che hai fatto, riguarda proprio, sei un maestro della chitarra, you are a master of your instruments of guitar, and many people wrote about that. You love this instrument, you write a lot of things very, very good in this instrument. The fact is that how to combine, it's difficult to combine, let's say, may I use the seriosity of playing guitar, classical guitar, and doing new stuff. Maybe put it together with electronics, put it together when you're working with, for example, you worked with Chemical Brothers, for example. Yeah. So the connection between a musician that loves an instrument, a classical and usual, normal instruments, and the electronic. Well, I personally have got no. I can't work any electronic equipment, so if I'm ever doing anything that's electronic, I would collaborate with somebody else. But making music really is not. It's not that difficult, you know. If you've got it in you, if it's inside you, then it comes out. But I've never found it difficult to combine the two. But I can't do any electronics. It's not me. I'd much rather sit and play the guitar. Allora, la domanda riguarda la curiosità che ho sempre avuto anch'io, perché lui ha sempre, intanto è considerato, questo l'hanno scritto davvero in tanti, come uno dei più bravi autori della sua generazione, questo è poco ma è sicuro, è sicuramente anche un ottimo chitarrista. Allora io gli ho chiesto, come combini, visto che hai collaborato anche con Chemical Brothers, che sono il pinnacolo dell'elettronica, questo tuo essere musicista in toto, questo tuo essere chitarrista, con l'elettronica, quando collabori con qualcuno che fa elettronica e musica elettronica, dice sai, la combinazione è piuttosto semplice, nel senso che io proprio non mi occupo di quello, quando io devo fare qualcosa e la penso che possibilmente potrebbe essere elettronica, collaboro con qualcuno che è molto bravo nel farlo. Per quanto mi riguarda non lo faccio, perché trovo che la musica è una cosa che mi riguarda legata allo strumento chitarra, e poi la musica è una cosa che hai dentro di te, la musica ti viene da dentro, è una musica che hai e che produci grazie allo strumento nel quale che hai studiato, nel quale se eccelli o sei bravo. In this album, High Fly Birds, there are some. I found one of the best things that I found listening to some songs, and now in a while we will listen to AKA. A very good connection between lyrics and music. Well, thank you very much. Lyrics and music are very, very, very well connected. Okay, with the Oasis also, we listen to many, many songs well connected with this. Is this difficult? When you got the music, you play the music, to put the words on it? I personally find it very easy to write music and to write tunes on the guitar, but the words sometimes take a long time. But
funnily enough, on this album, they're quite easy. I never really wrote any of them down. I just remembered them all on, in my brain. And so I found this album quite easy to write the words, but I found it difficult in the past. How long it took to do this album? What to write? Yeah, to write to record was all in all about 6 months on and off, because I had a baby and got married and moved house and all that kind of thing. But to write, I don't know, because I write songs all the time, so I don't really sit down one day and say, well, today I'm going to write an album and I'm going to finish by then. I write songs, all the time, and when I come to make an album, I just pick the best songs that I've got kind of, in your brain. In my little brain. No, it's a big brain if you remember all this stuff. It is a big brain. Allora, domanda che riguarda il modo in cui lui scrive. La mia è una curiosità, come immagino quella di molti che hanno seguito gli Oasis e hanno seguito Noel in questa sua carriera solista. E cioè, è difficile, perché è una domanda che si fanno sempre un po', si fa sempre alle star, mettere insieme parole e musica. Come ti viene? Ti viene facile, ti viene difficile? Si sapeva un po' questa cosa, perché in altre interviste aveva già anche detto, ma mi piaceva che lo potesse dire. Intanto lui scrive molto poco, perché le parole se le ricorda tutte. Cioè lui dice che nel suo cervello, dice, un mio piccolo cervello ricordo tutto. In realtà è un gran cervello, gli ho detto io, se ti ricordi tutte queste canzoni, e scrive continuamente. Quindi non è che si mette lì a dire adesso scrivo le canzoni di un album. No, lui scrive canzoni e poi le compone. Quando è a posto dice vabbè, queste potrebbero stare bene in un disco. Tra il fatto che ha avuto una bambina, si è sposato, ha cambiato casa, insomma tutto questo ha portato via 6 mesi per realizzare High Flying Birds, ma naturalmente lui dice però è una cosa che mi viene molto facile. Certo, mi rendo conto che è più facile per me scrivere la musica e poi arrivare a metterci dentro il testo, però sai, magari è più difficile per chi si mette a scrivere, poi depenna, poi cancella, poi aggiunge, piuttosto che uno come me che invece le parole se le ricorda tutte. The next song we listen to is going to be AKA What a Life. Yes, I need my guitar first, Okay. though, yeah. Can you tell us something about this song? Well, I can tell you that it's brilliant. Obviously. And it's... what can I tell you about it? No, because as known as... The version that's on the album started off like the version that I'm going to play for you now, which is very, very different. Oh. And... what can I tell you? I will tell this to the listeners. Yeah, The version, la versione che ascolteremo adesso, la versione acustica, dice è molto molto diversa da quella che c'è nel disco High Flying Birds, quindi questa è assolutamente una occasione che RTL vi dà per ascoltare una situazione molto particolare che ci fa e fa solamente per noi di RTL 102.5, a.k.a. Wildlife, Noel Gallagher. Someday you might find your hero. Some say you might lose your mind. I'm keeping my head down now for the summer. I'm out of my mind, man, call me another. I'm gonna take that tiger outside for a ride. What a life. What a life. Keep on chasing down that rainbow, 'cause you never know what you might find over the sunset on the horizon. It may be a dream, but it tastes like poison. I'm gonna take that tiger outside for a ride. What a life. What a life. What a life. What a life. Ooh.
What a lie. What a lie. What a a.k.a. What a Life, Noel Gallagher da High Flying Birds. Ma adesso, Noel, I have to go with the news and then we go back with the interview. I know, we must too. Okay. Just few minutes. Andiamo a considerare l'orario naturalmente poi con le news. E ci siamo di nuovo in diretta su RTL 102.5 con Luca Dondoni e Noel Gallagher in Pop Around the Clock per questa esclusiva che RTL vi sta dando per tutta l'Italia, non solamente in radio ma anche in radiovisione sul canale 36 del digitale terrestre o 750 di Sky, se volete appunto radio vedere e radio ascoltare questa nostra questa mia intervista. Ma naturalmente l'occasione è importante perché Noel non è che si conceda molto, naturalmente l'occasione è importante perché il prossimo 18 ottobre uscirà questo album chiamato High Flying Birds e già abbiamo ascoltato qualche canzone da questo album, lo dico per chi magari solamente ora si fosse sintonizzato. Noel, so we got some fans over here and Danilo, one of them, would like to know that in this album there's going to be a song called Stop the Clock. Yes. And there are almost 10 years that this song is just going around. Yes. He was just asking why this song comes out right now, or finally comes out, because they listen to a sound check and they say, oh, finally Noel put it in time. Yeah, well, we recorded that sort of Oasis. When I say we, I mean Oasis. We recorded that song for 2 different albums, for Don't Believe the Truth and Dig Out Your Soul, I believe. And we just never finished it. And so I thought it would be nice to put it out after all these years, so I re-recorded it. And you have some pressure from the fans asking you, please put it on. No, I don't. I mean, you know, I make records that I want to make, not what my fans want to hear. Do you know what I mean? Bless you all and all that, but I don't think of anybody else when I'm in the studio apart from what I like. And I think you can get into too much of listening to your fans what they want. Do you know what I mean? So I thought it'd be good, and I thought it fitted the end of this album perfectly, and there you go, there it is. Allora, risposta a Danilo, ma risposta naturalmente a tutti i fan che sicuramente si sono aspettati che questa canzone presente nel disco, lo sottolineo perché la domanda gliel'ho fatta in inglese, c'è una canzone del nuovo High Flying Birds che si chiama Stop the Clock. Ebbene, sono ben 10 anni che questa canzone più o meno gira, perché si ascoltava nei soundcheck, lui mi ha detto era addirittura in 2 album degli Oasis, sarebbe dovuta entrare questa canzone, poi alla fine non era mai finita, non era mai quella che loro volevano. Questa volta la canzone era perfetta, si cuciva perfettamente all'interno di questo disco, quindi dentro High Flying Bird ci sarà anche Stop the Clock. Finally, dicono i fans, lo dice anche lui. Io ho chiesto, non è per caso che ce l'hai messa dentro, perché da parecchio tempo magari anche i fan, potete immaginare insomma al loro livello quante pressioni possono avere a livello mondo, no? Perché una canzone possa essere messa in un disco. Lui dice, guarda, purtroppo benedendo i fan, bless them, no? Benedendoli, grazie perché ci sono, ma io non ascolto mai un fan che mi chiede cosa mettere in un disco, perché io metto quello che a me piace nel disco, evidentemente, e poi se piace anche ai fan, ma questa è la regola. Fondamentalmente quando sono in studio non c'è nessuno che può dirmi cosa fare, io faccio quello che voglio e giustamente è così che deve andare, se no si diventa ostaggio di qualcuno. David McDonald, Russell Pritchard, Mike Rowe e Jeremy Stacy, they are the band. Who? David McDonald. Yeah, he's not with us anymore. He didn't work out. Mm-hmm. And Russell Pritchard. Russell, yeah. Okay. He's in the band. Mike Rowe. Mike Rowe is in the band, yeah. And Jeremy Stacy.
Jeremy Stacey is in the band. Is in the band. Okay. Yeah. So this is going to be... Well, it's not a band. I mean, Noel Gallagher's High Flying Birds is me and whoever else is helping me out at that time. It's not really a band. And actually, when you see us play live, you'll understand why it's not a band. Yeah. Allora, una We cosa don't che... look like a band. Allora, because you have enough of a band. Yeah, I didn't want to start another band. I'd already been in the greatest band ever, so there's no point in really trying to recreate that. Do you know what I mean? Questo è importante, se ci stanno ascoltando magari qualche giornalista, qualche collega amico potrebbe usarla per un titolo. Siccome sono già... Allora, la mia domanda era sulle persone che sono presenti nel gruppo che lo seguirà anche dal vivo. Ho fatto dei nomi, ce n'è solo uno di quelli che ho citato che non ci sarà, ma gli altri ci sono. E dico, sono la tua band? Lui dice, no, non parliamo di band. Questo è il mio disco, è il disco di Noel Gallagher e loro saranno a suonare con me. Lo vedrete bene quando saremo sul palco. Ma dico, ma perché ce n'hai abbastanza di band? Cioè non voglio più fare una band, anche perché sono stato nella più grande band di sempre e ovviamente parlava degli Oasis, quindi non voglio più farne un'altra, mi basta già quella che ho fatto. E allora, parlando di Oasis e toccando questo nome, Noel Gallagher ci regala una canzone degli Oasis fatta in acustica e la canzone, if I'm not wrong, is Supersonic. Yes, that's correct. All right, Noel Gallagher from Oasis booklet, Supersonic. I need to be myself. I can't be no one else. When I'm feeling supersonic, give me gin and tonic. You could have it all, but how much do you want it? Make me laugh. Give me your autograph. Can I ride with you in your BMW? You can sail with me in my yellow submarine. You need to find out, 'cause no one's gonna tell you what I'm on about. You need to find a way for what you wanna say. But before tomorrow, when my friend said he'd take you home, he sits in a corner all alone. He lives under a waterfall where nobody can see him, nobody can ever hear him call. You need to be yourself. You can't be no one else. Well, I know a girl called Elsa. She's into Alka-Seltzer. Sniffs it through a cane on a supersonic train. She made me laugh, so I got her autograph. Now she does it with a doctor on a helicopter. She's sniffing in a tissue, selling a big issue when she finds out no one's gonna tell her what I'm on about. She needs to find a way for what she wants to say. But before tomorrow, when my friend said he'd take her home, he sits in a corner all alone. He lives under a waterfall where nobody can see him, nobody can ever hear him call. 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 Nobody can ever hear him.
Thank you, grazie Noel Gallagher dal vivo su RTL 102.5. Fate pure l'applauso che si sente, anche perché c'è parecchia gente qui a seguire l'intervista e ci ha fatto molto piacere poter ricordare questo brano di Oasis, Supersonic. Allora, con Noel stiamo parlando qui su RTL 102.5 del nuovo album High Flying Birds, ricordo ancora 18 ottobre in tutti i negozi e naturalmente correte perché ne vale veramente la pena, io l'ho ascoltato, davvero un bel disco. E abbiamo ascoltato peraltro The Death of You and Me, If I Had a Gun, a.k.a. What a Life, ma ci sarà fra poco l'occasione, proprio prima di salutarci, dopo che ci siamo salutati per la verità, di ascoltare un'altra canzone. Nel frattempo però io voglio chiedere a Noel qualcos'altro. Definitely Maybe is from 1994. Yes. From that time, a lot of time, from your point of view, you've been through many things with Oasis now by yourself, but obviously been through many things in life. What is change? What is change in music business? Because I'm just adding one thing. Okay. Because I read one issue. You say I'm maybe one artist that is the only one that arrives in time at the appointment in the music business. Yes, that's correct. And do you know why that is? See that girl there with the blonde hair? She makes me arrive early. Yeah. I got here early today. I've been getting everywhere early for 20 years. Fantastic. She's a menace. What's her name? Her name's Kat Killingly, and she is a menace. She's the bane of my life sometimes, but I love her dearly. Allora, intanto lei sta indicando una ragazza che voi non potete naturalmente vedere, però insomma è la persona che segue la segue da 20 anni, dice, perché io ho aggiunto questa domanda a quello che ho chiesto. Gli ho chiesto, dal 94, Definitely Maybe, tante cose sono passate. Ne hai viste di tutte, con gli Oasis e non. Però la curiosità mia è di sapere bene o male che cosa è cambiato, cosa hai visto, cosa è successo nel mondo della musica, perché tante cose sono successe e parliamo di cose pratiche, tecniche, l'avvento degli MP3, l'avvento di Napster e poi naturalmente lo sharing file, tante altre cose che hanno cambiato anche il modo in cui loro fanno la musica. Poi però ho aggiunto una cosa che avevo letto di lui che diceva forse sono una delle poche rockstar che arriva puntuale agli appuntamenti. Lui mi dice guarda, forse sono puntuale perché c'è quella ragazza che da 20 anni mi fa arrivare addirittura in anticipo. But the question was about what is change from Napster, MP3, all these technical things that obviously maybe helps music in some way, but they change music in some way. Well, yeah, it's changed the way that people get music. Do you know what I mean? People used to go to record shops and buy music, and now music comes to them straight into their laptop or whatever. But you know, that's modern technology, and that's just the way that it is. But the sad thing about that is record shops are closing down all over the world, and I'm sure like millions of people everywhere just used to love and go and spend maybe 2 hours in a record shop and just buy records that you'd never even heard of just because the cover looked good. But that's the main difference. But you know, rock stars don't make as much money anymore. This is a shame. But we have to work longer hours. You know, but it's all good. Maybe playing live more. We have to play live more. Yeah. Which is let's take it globally. Which is the continent where you prefer to play? America, Far East, Europe. Well, they're all different and they're all great in their own way. It's like in England and Italy, I have to say, it's crazy. It really, it used to be. I don't know what it's going to be like now. But for Oasis, it used to be crazy, and people would come to see the show and just lose their minds. Do you know what I mean? And in America, they were more adult and they would listen more, and you know, they're a bit more mature. In Japan, it's just weird, and the Far East is, I don't know, a strange place. But I don't particularly like one over the other. They're all great. They're all great. Allora, intanto due domande in una, per la verità, così poi ho modo appunto di dirvi più cose di quelle che lui ci racconta. Gli ho chiesto di raccontarmi un pochettino dal suo punto di vista, avendone viste tante, come ha visto questo cambiamento in tutti questi anni, dal 94, insomma, sono passati un bel po' di anni, sono passati tanti anni.
dal 94 ad oggi 17, figuratevi, dai dischi in vinile all'MP3 a Napster. Adesso lui dice, sai, una volta andavamo nei negozi di dischi, adesso i dischi arrivano a casa tua, te li ascolti sul computer, ti arrivano a casa. È completamente cambiata questa cosa, anche perché era bello una volta magari comprarsi un disco perché ti piaceva la copertina, non perché ascoltavi cosa c'era dentro, perché non te li facevano ascoltare nel negozio, ma dovevi andare a casa a sentirteli, e questo accadeva anche a me, devo dire, che ho abbastanza anni per poterlo dire, e questo era il bello forse di quello. Questo oggi non è più così, perché hai 30 secondi perché puoi ascoltarti a casa di qualsiasi cosa, è diventato diverso. Noi dice non facciamo più soldi come prima, ne facciamo molti meno e ci tocca suonare molto di più dal vivo per poter fare i soldi. Allora a questo punto, parlando del fatto che suona dal vivo molto, gli ho chiesto, ma scusami, a livello mondo come funziona? Cioè, quali sono i posti dove tu hai amato di più e ami di più suonare? Ci sono dei posti che ami più di altri? Lui dice, guarda, in realtà quello che è successo in Inghilterra e in Italia non è successo da nessuna parte nel mondo. Cioè, in Inghilterra e in Italia era pazzesco con gli Oasis, cioè la gente diventava completamente matta ai nostri concerti, cosa che non è mai successa in altre parti del mondo. In America era un pubblico più adulto, più attento, ascoltavano le cose con... sì, insomma, certo, fan, però non così fuori come voi italiani o gli inglesi. In Giappone sono pazzi, nel senso che è un altro modo di ascoltare la musica. Far East non lo so, però fondamentalmente dice è comunque sempre bello suonare. Io allora non so quanto tempo peraltro noi abbiamo ancora, perché guardo i miei registi per capire quanto tempo abbiamo ancora per poter andare avanti, perché c'è ancora una canzone da ascoltare e la vorrei ascoltare, no? Io cosa facciamo? C'è ancora qualche domanda dai ragazzi magari che vogliono fare prima di salutarlo? Ci sei tu? Vieni pure qua, non c'è nessun problema, guarda, ti alzi, vieni, qui c'è il microfono, così anche chi ci segue da casa ti può sentire. Volevo chiedergli... Come ti chiami intanto? Marco. Volevo chiedergli se aveva portato il bollitore di cui parlava a Londra e me lo regalava. He said that you at London at the press conference talk about the boiler that you put on the record, and maybe if you keep the boiler with you. Holy cow, yeah, that was a joke. Era uno scherzo evidentemente, joke, yeah. because for that he says maybe if you have it with you, I will let you have it. No. No, it was a joke, and unfortunately the British journalists took it very seriously for some reason. I don't know why, but we as a category we take sometimes very seriously things that are not. you shouldn't take anything seriously that I say. Just Maybe when you talk about soccer. well, yeah. Well, football is serious. What about Italy? What do you think about? Because I follow a team called Inter FC. Yeah. And this year for me is very hard because Why? because the first 4 game we've been so bad. Right. Well, bad luck. I know, but now with a new team manager, maybe it's going to be better. I don't think anybody can ever live up to what Mourinho did, though. Maybe, I don't know. See, we've got a great manager. He was your manager, Mancini, and we have your crazy Balotelli. Yeah. You like him? I love him. Because he's so him. crazy? Yeah. If I ever meet him, I will kiss him on the face. Allora, questo può essere interessante per qualche giornalista sportivo che ci sta ascoltando, visto che questa intervista è esclusiva e queste cose non le ha ancora dette da nessuna parte. Gli ho parlato di calcio e gli ho chiesto, senti, a un certo punto però per chiudere un minimo di calcio dobbiamo parlare. E lui dice che è molto contento perché in questo momento peraltro sono in testa alla classifica. La sua squadra è quella allenata da Mancini e nella sua squadra c'è anche Balotelli. Io ho detto, ti piace Balotelli? Dice, mi piace talmente tanto che se lo vedessi dal vivo lo bacerei, perché lo trovo eccezionale, al di là di quello che lui può fare nella vita o come si comporta, because we got it in Inter FC, and you know when you see a football player that took off the shirt when he plays a game, it hurts you a little bit. So we love Balotelli and we hate Balotelli as a fan. Oh, well. I think he's a very misunderstood boy, but I love him. Dice, forse è un ragazzo poco capito, ma comunque lo amo. Allora ragazzi, andiamo a sentirci il pezzo, d'accordo? E sapete che pezzo è? Allora praticamente in Inghilterra è la side B di The Death of You and Me, e qui l'ascoltiamo chiaramente da disco. Io ringrazio Noel Gallagher, thank you very much Noel, thank you to being here with Thank us. you very much, I hope Matt. to see you next time live. Yes. With the concert. You can say already where you're going to be. When are we playing? Playing in Milan in 28 novembre? Perfetto. 28 novembre dove? All'Alcatraz. Allora, se vi interessa, Alcatraz, 28 novembre, live Noel Gallagher, vi diamo questa notizia. E come è il disco? Certo, il 18 ottobre esce il disco High Flying Birds. Where am I playing? Where is it? At Alcatraz. Okay. Ok? What time?
9 o'clock. I'll be there. Ok, alle 9 ci sarà, mi raccomando anche voi. Noi continuiamo, io continuo con Pop Around the Clock sino alle 19. Grazie a tutte le persone che sono venute qui. Fatemi un applauso perché siete stati molto carini e buoni. Solitamente i fan non sarebbero così. E naturalmente anche la mia regia. Thank you to Noel Gallagher. Noi continuiamo con Pop Around the Clock. Con me Luca Dondoni si va avanti sino alle 19. E adesso il singolo, vi devo dare il titolo di questo side B, che è The Good Rebel. 1, 2, 3